Quali sono e come si chiamano i muscoli superficiali del nostro corpo? Lo vedremo nel video tutorial di oggi. Ciao, sono Roberto, il vostro tutor di massaggi. Oggi voglio parlarvi dell'importanza della conoscenza base dei muscoli superficiali del nostro corpo. Per chi esegue massaggi di benessere è buona norma conoscere almeno la muscolatura superficiale del nostro corpo. Tutt'altro discorso invece è per chi applica delle terapie medico-sanitarie. In questo caso invece l'operatrice o l'operatore dovranno avere una conoscenza profonda dell'anatomia che va studiata anche per anni. Ma veniamo a noi. Al giorno d'oggi con internet le persone hanno la possibilità di informarsi su tutto ciò che riguarda anche il corpo umano e quindi può risultare imbarazzante che magari una persona, un cliente possa venire da noi e ci dice che ha il male al trapezio oppure al deltoide e noi non sappiamo dove mettere le mani. Magari tiriamo a indovinare ed andiamo a massaggiare sulle gambe. State sicuri che in questo caso perderemo sicuramente il nostro cliente. Andiamo a vedere quindi come è composta la muscolatura superficiale del nostro corpo. Quando si massaggia, e noi parliamo sempre di massaggi di benessere, non fisioterapici né medico-sanitari, dobbiamo almeno conoscere la muscolatura superficiale del corpo della persona che andiamo a trattare. Quindi adesso in questo video tutorial vi descriverò la muscolatura superficiale del corpo, sia in posizione supina che in posizione prona, a partire dall'alto. Quindi ovviamente abbiamo le spalle. Sulle spalle, sapete, ci sono i muscoli deltoidi, che quindi sono questi qui, quelli che sto indicando ora. Scendendo abbiamo un muscolo che è il gran pettorale, che comprende tutta la parte superiore del busto e del seno. Per quanto riguarda l'addome abbiamo il muscolo retto dell'addome sulla parte centrale e dopo sulle parti laterali abbiamo appunto i muscoli obliqui laterali dell'addome, i famosi addominali. E per quanto riguarda il braccio, partendo sempre da sopra, conosciamo tutti il bicipite, che però viene chiamato bicipite brachiale perché appunto sul braccio, perché poi esiste anche un altro bicipite che è quello femorale, che è dietro la coscia, che farò vedere tra poco. Quindi abbiamo il bicipite brachiale. Sull'avambraccio abbiamo alcuni muscoli molto importanti che sono il pronatore rotondo, il palmare lungo e i due flessori del carpo, quelli che poi fanno muovere le dita della nostra mano. Adesso andiamo a vedere la parte inferiore. Allora, per la parte inferiore, posizione supina, partiamo dalla coscia, abbiamo ovviamente il quadricipite femorale, chiamato così proprio perché è composto da 4 inserzioni di muscoli che sono il retto del femore e poi i 3 basti, quindi il basto mediale, laterale e intermedio. Poi internamente abbiamo il muscolo sartorio. Andando giù verso la gamba abbiamo il tibiale in posizione leggermente laterale esterna rispetto alla tibia e poi i flessori delle dita del piede, che servono appunto per far muovere le nostre dita del piede. Per quanto riguarda la posizione prona, pancia in giù, partendo sempre dall'alto, abbiamo un muscolo che trattiamo spessissimo, che è appunto il muscolo trapezio. Parte praticamente qua dalla sommità del collo, è come una specie di freccia in giù, quindi in questa maniera, la disegno in questa maniera, si allarga sulle spalle e poi scende fino più o meno al centro della schiena, proprio come una freccia rovesciata in giù, che è poi il muscolo dove si accumulano tantissime tensioni, quindi voi lo conoscete bene, muscolo trapezio. Abbiamo sulla parte della schiena inferiore, il grande dorsale, che è un muscolo vastissimo, chiaramente stiamo parlando di muscoli superficiali. E poi ci sono quelli della muscolatura lombare. Sul braccio adesso ovviamente vi faccio vedere il tricipite,
che anche qui si chiama tricipite brachiale perché sul braccio, proprio perché il muscolo del polpaccio prende il nome di tricipite surale, quindi c'è una distinzione insomma in anatomia, comunque tutti lo conosciamo come tricipite. E poi anche qui sull'avambraccio ci sono sempre i vari flessori delle dita della mano, del mignolo e flessore ulnare del carpo. Per quanto riguarda la parte inferiore, ovviamente qua abbiamo i muscoli del grande gluteo. Scendendo sulla parte posteriore della coscia abbiamo appunto il bicipite femorale, quindi con 2 inserzioni, e poi sull'esterno abbiamo il tensore della fascia lata, non alata, mi raccomando, tensore della fascia lata. Sul polpaccio abbiamo il muscolo tricipite surale, chiamato così proprio perché abbiamo una muscolatura composta da un'inserzione che è il soleo e da 2 inserzioni che è il gastrocnemio, i famosi gemelli del polpaccio. Un muscolo molto importante, lo massaggiamo spesso, si dice che sia il nostro secondo cuore perché aiuta la circolazione venosa di ritorno. E questa era la muscolatura superficiale del nostro corpo, mi raccomando, studiate. Ok, se il video vi è piaciuto mettete un bel like e non vi dimenticate di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Fatemi sapere cosa ne pensate attraverso i vostri commenti e se vi piace il mio metodo di insegnamento visitate il mio sito internet www.mycorsidimassaggio.it e la mia pagina Facebook Corsi di massaggio di Roberto Gaglieti. Nella prossima puntata andremo a vedere come si esegue un semplice massaggio rilassante alla schiena. Ciao e alla prossima!